Libri bellissimi ma che non vi consiglio. Questa è la seconda parte perché abbiamo già parlato di Strange Houses di Uket. Vi lascio il link qui sopra da qualche parte e in fondo a questo video. Primo libro bellissimo ma che non vi consiglio. Storia del buio. Ma quanto è bello, tutto nero, con scritto Storia del buio, lucido, nero su nero. La cura editoriale, anche questa scelta del tutto il fianco delle pagine nere la trovo bellissima. Dentro, no, non è tutto nero, nella parte centrale c'è anche qualche immagine a colori, per il resto le immagini sono in bianco e nero. Il libro è anche un po' setoso e questo rende tutto ancora più bello. È un peccato toccarlo molto perché si lasciano giù un po' le ditate. I temi trattati sono anch'essi molto interessanti: il cinema, l'arte, la psicologia, il buio in letteratura, quindi avevo altissime aspettative rispetto a questo libro di Nina Edwards. Non ve lo consiglio perché in generale mi sembra una sorta di flusso di coscienza che collega tanti concetti, che può essere anche positivo. A noi ruote quadrate piace veramente tanto questo, ma primo in modo che non trovo molto ordinato, un po' disorientante per chi legge, e secondo perché non è approfondito. È vero che il libro non può essere infinito, però il libro è l'occasione rispetto a un video per poter approfondire i concetti, e non ho trovato questa caratteristica, che invece ho riscontrato con forza proprio nel libro complementare a questo, che questo è Storia del buio, quindi parla di nero, in Cromorama. È stato scritto qualche anno fa da Falcinelli, che è un esperto di grafica. È evidentemente frutto di una grande riflessione, di grandissime conoscenze, tradotte in un linguaggio e in un flusso di pensieri, di concetti che possano essere utili per chi legge, didatticamente ricchi, ma non ci si perde, si ha sempre chiaro dove Falcinelli vuole andare a parare. Quindi se volete avere a che fare con i colori anziché con il buio, Cromorama. Abbiamo dedicato un intero video a Cromorama, quindi di nuovo ve lo lascio qui sopra. In generale riconosco una potenzialità enorme nel buio, che va dal sogno all'arte, il cinema, la fotografia. Certe fotografie in bianco e nero sono così forti proprio perché sono in bianco e nero. Se vi affascina il limite tra il chiaro e l'oscuro, un libro che sì, mi sento di consigliarvi è Libro d'ombra, un saggio giapponese molto piccolo scritto un secolo fa, che ho veramente amato. È un libro che per voi parla di oscurità, ma non necessariamente del nero, quanto proprio di quella zona tra il chiaro e l'oscuro, che nella cultura giapponese si declina in molti modi. Bello nei contenuti, nel modo di esprimere i concetti, figli della differenza culturale tra l'Occidente, che tende ad avere tutto molto luminoso, molto trasparente, e la cultura asiatica, che tende più all'opalino, all'opalescente, al traslucido, alla luce mediata anziché alla luce diretta. E da lì si può andare avanti anche a ragionare in termini filosofici, psicologici. Si parla anche di teatro, appunto, quindi sì, quello è un libro che vi suggerisco. Scheda di Storia del buio, genere saggio, costo 25,65 €, adatto a chi cerca delle idee, perché qui delle idee interessanti ci sono, però poi bisogna andare ad approfondire altrove. Non consiglio a chi è già un esperto del tema o vuole andare nel dettaglio, ama leggere questo tipo di saggi portando a casa dei contenuti chiari, approfonditi. Non è questo il libro. Non nascondendomi dietro i fili d'erba, lo suggerisco eventualmente anche a chi come me ama l'oggetto libro, perché è veramente veramente bello. E molto simile a questo arriva il rosso Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Questa edizione è meravigliosa, Oscar Cult, tutto rosso. Per chi non lo sapesse, il libro parla di roghi di libri, parla di un'epoca nella quale il libro non è ritenuto la fonte del sapere, l'occasione per sviluppare elementi dell'umanità, ma proprio perché tende a rendere libere le persone, il libro viene considerato un nemico. La scelta del rosso è dunque molto molto forte, molto bella. Il nome Fahrenheit 451 è un'ipotetica temperatura alla quale brucia la carta dei libri, e la frase riportata "bruciali tutti e poi brucia le ceneri", scritta così sul bordo rosso delle pagine, è super.
Altro dettaglio, questa è la fascetta originale con cui viene venduto, cioè su un segno di pericolo, scritto pericolo di incendio. Nuovamente la carta è un po' setosa e il numero 451 è anche in rilievo sulla pagina stessa. Il risultato, quando ho scoperto che era stata creata una nuova edizione così tutta rossa, non ho saputo resistere, ma non ve lo consiglio. O meglio, non vi consiglio di comprare questa edizione se già avete l'altra. Di nuovo, se siete amanti dei libri come me, anche come oggetto fisico, probabilmente lo comprerete lo stesso perché è meraviglioso. Però se così non fosse, tenetevi la vostra edizione che già avete, va benissimo. Ecco, ci sono due grandi differenze. La traduzione, personalmente mi piace di più la traduzione precedente, non ho mai letto il testo originale in inglese, quindi non saprei dirvi se quella è più vicina al testo originale o al contrario, il traduttore si è preso delle libertà nel rendere i termini, però personalmente mi è piaciuta di più. Se sentite scampanellare anche oggi, perché ci sono ancora gli asinelli a farmi compagnia, se sentite le campane vere e proprie è il paesino qui vicino che scampana, e se ho capelli tutto in disordine perché niente, c'è venticello in ordine, non ce ne vogliono. Ti sta piacendo questo video? Se ti sta piacendo è il momento perfetto per un pollice in su. Se ti va di conoscere altri contenuti come questo, iscriviti al canale, trovi la campanellina qui sotto, è molto importante. E se conosci altri libri bellissimi ma che non consiglieresti, scrivilo nei commenti, sono sicura che qui ci sono altre persone curiose. Questa edizione però ha un vantaggio che l'altra non ha: il numero di pagine è superiore perché non presenta soltanto il romanzo ma anche due racconti che sono stati scritti prima del romanzo e che sono propedeutici al romanzo stesso. Io non li avevo mai incontrati precedentemente, quindi è stato molto interessante confrontare anche questi due testi più brevi con il romanzo finale. Contenutisticamente trovo Fahrenheit 451 potentissimo, lo consiglio sia a chi ama i romanzi distopici, se avete letto 1984 probabilmente avete letto anche questo libro, sia a chi ha trovato 1984 un po' troppo cupo, questo lo è meno, sia a chi non ha mai letto nulla di simile. Questa è l'occasione per poter avvicinarvi a un genere, ma soprattutto lo consiglio agli insegnanti chiedendo di farlo leggere ai ragazzi e ai ragazzi, dico leggetelo, 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 perché ci sono moltissime occasioni di riflettere sul mondo della comunicazione, su come noi ci relazioniamo con le persone della nostra famiglia, del nostro entorno sociale, come le informazioni giungono a noi e le riceviamo passivamente o al contrario le mettiamo in dubbio, e ovviamente sulla potenza del libro stesso. Questa edizione io l'ho riempita di commenti perché ho avuto l'occasione di rileggerlo recentemente e un po' sono riflessioni, un po' sono in confronto con l'altro libro, ma la gran parte sono proprio sulla sorpresa che ho trovato rispetto a quanto sia attuale questo testo. Consigliatissimo il testo, ma questa edizione no, perché, o meglio, a chi non la consiglio a chi già ha quella precedente o ha un'altra edizione. Insomma, non è necessario comprare questa solo perché è così bella, ma se volete conoscere i due racconti precedenti, non li avete mai letti anche voi e non possedete nessuna edizione, questa è bellissima e farà un figurone sulla vostra libreria. Genere romanzo, prezzo 15 euro, le merita tutte. Lo consiglio a chi non ha nessuna edizione, non la consiglio a chi ha già un'altra edizione. Ve ne ho parlato in altre circostanze. È il bellissimo Codex Serafinianus, un bel mattone, bello in tutti i sensi, è grande, fa un'ottima figura nella vostra libreria o sul vostro tavolo, è pieno di immagini, è praticamente un'enciclopedia zoologica, botanica, di architettura, parla di sociologia, tutta una serie di cose, un po' inquietante, ci sono oggetti, animali e persone ibridate, sicuramente è un testo ricco, curato da un punto di vista editoriale. La carta è meravigliosa, come se avesse delle righine, è un libro famoso, perfetto per artisti, persone che vogliono esplorare il pensiero, liberi pensatori per così dire. Per esempio Italo Calvino amava particolarmente questo libro. Super, è bellissimo, ma non ve lo consiglio perché è molto caro. Questa edizione, che è quella
attualmente più economica in commercio, costa 120 euro. Se andate su edizioni ricercate, sono parecchie centinaia di euro. Il libro sicuramente vale, tant'è che ho letto su un articolo del Post, che vi lascio nella descrizione, che è stato anche piratato, copiato e divulgato illegalmente, proprio perché il contenuto è stimolante. Tanto la lingua non è comprensibile, è scritta in un alfabeto asemico, perché Luigi Serafini ha inventato questo alfabeto che non vuol dire nulla, però è stato organizzato in modo da ricordarci appunto un'enciclopedia, c'è una coerenza tra i disegni e le immagini, ma proprio per questo può essere presentato in qualsiasi nazione, in qualsiasi lingua, perché è un oggetto d'arte fondamentalmente. Riassunto: genere, enciclopedia artistica. Costo nell'edizione economica 120 euro. Lo consiglio a tutti quelli che lo possono apprezzare veramente: artisti, scrittori, attori, liberi pensatori. Non lo consiglio come dono a persone che già non sapete che lo apprezzerebbero moltissimo. Ecco, è un dono da non fare sperando che piaccia, ma è un ottimo dono da fare a qualcuno, come è stato il mio caso, che sapete che semplicemente non si concede questa chicca. Per esempio, so che è stato un originale regalo di nozze per una coppia di amici che l'hanno molto apprezzato. Ultimo libro bellissimo ma che non vi consiglio di oggi è Gesta Opinioni del dottor Faustrol, Patafisico. Abbiamo incontrato questo libro nell'ultimo video, quello su Etimologiario di Maria Sebregondi, perché è all'origine di tutto un movimento culturale e artistico sulla scienza delle eccezioni, cioè appunto la patafisica. Chi si è avvicinato a questo libro ha cominciato a scrivere, a dipingere in modo curioso, uscendo dalle regole, come il Codex Serafinianus che abbiamo visto poco fa. Nel video precedente, dove vi ho parlato di questo libro, ho detto che è un libro pazzerello che consiglio solo a persone pazzerelle, e ribadisco questo concetto. Però, visto che il tema di oggi sono libri belli o bellissimi che non vi consiglio, cade a fagiolo, perché possiamo approfondire un attimo meglio la stranezza di questo libro, che personalmente ho letto e riletto, però non è per tutti i palati. La patafisica è la scienza delle eccezioni. Per chi non avesse visto il video precedente, vi rileggo il paio di righe che raccontano chi è il dottor Faustrol, questo personaggio particolare. Il dottor Faustrol nacque in Circassia nel 1898, il XX secolo, aveva meno 2 anni e nacque all'età di 63 anni. A quell'età, che conservò per tutta la vita, il dottor Faustrol era una persona di statura media, cioè, per essere esattamente veridico, di 8 per 10 alla decima, più 10 alla nona, più 4 per 10 all'ottava, più 5 per 10 alla sesta diametri di atomi. Ora, il libro, proseguendo, va nella stessa direzione, ci sono tutta una serie di opinioni e di gesta appunto del dottor Faustrol, per esempio la superficie di Dio. La superficie di Dio è spiegata in parte discorsivamente, in parte con una sorta di formule matematiche, con dei postulati e tutta una spiegazione, dei corollari, come se fosse una vera spiegazione scientifica. Vi dico che nel postulato iniziale sostiene che Dio stia in un piano e che possano essere 3 rette uguali. Andando avanti fa tutti i suoi ragionamenti fino a giungere a questa definizione: Dio è la distanza più breve da 0 all'infinito, che in realtà è anche una frase che può avere un senso anche religiosamente, filosoficamente. Poi va avanti ancora e finisce con: Dio è il punto tangente di 0 e dell'infinito. La patafisica è la scienza puntini puntini, e finisce così il capitolo. Capite perché dico che il libro può essere interessante, curioso, ma non per tutti i palati? C'è poi un altro dettaglio che amo di questo libro: molti capitoli sono dedicati a dei personaggi. Per esempio, un capitolo chiamato L'isola fragrante è dedicato a Gauguin, ma semplicemente c'è scritto dedicato a Gauguin. Poi però, leggendo il testo, si trovano molti rimandi a Gauguin, alla sua vita, al tipo di arte di Gauguin. Quindi per me la lettura di questo libro è anche l'occasione per scoprire personaggi storici, letterati, artisti che non conoscevo e che fanno parte chiaramente dell'epoca nella quale è stato scritto questo libro. Più in generale vi faccio notare come questi viaggi del dottor Faustrol hanno un'eco molto lontana in Ulisse e giù di là, ma che richiamano anche persone che abbiamo detto amare un po' tutto questo genere, per esempio Le città invisibili di Italo Calvino.
Poi si parla per esempio di un castello errante, questo mi ha fatto venire in mente il castello errante di Howl, che è sia un romanzo sia un bellissimo film di Miyazaki. Quindi costo poco più di 13 euro nell'edizione che possiedo io. Genere è una sorta di manifesto sotto forma di romanzo. Lo consiglio a chi è pazzerello ma che ha anche la pazienza di star lì a rileggere le frasi, individuare i rimandi culturali, a cercare i personaggi storici che sono citati nelle dediche e via dicendo. Non lo consiglio a chi non è specificatamente interessato al tema, a chi non è pazzerello e a chi si chiede veramente ma dove vuole andare a parare. Forse non è un libro da capire veramente fino in fondo, non è necessario capire davvero dove vuole andare a parare con ogni cosa, piuttosto vuole aprire nuove strade, la scienza delle eccezioni, la patafisica. Lasciamoci trascinare con forza fuori dall'ordinario, fuori dalle regole, se lo vogliamo fare, altrimenti lasciamo perdere questo testo. Trovate tutti i libri citati in questo video nella descrizione, io vi saluto. Abbiamo terminato questa carrellata di 4 libri bellissimi ma che non vi consiglio, almeno in certe circostanze. Se ne conoscete altri scriveteli nei commenti, non vedo l'ora di leggervi. Fatemi sapere se quest'idea dei libri bellissimi ma che non vi consiglio vi piace, così magari creo qualche altro video di questo tipo. Tanto vi lascio con il quinto libro bello ma che non vi consiglio, che è appunto quello di Uketsu Strange Houses, e qui troverete un altro video che sicuramente vi interessa. Dateci un occhio, continuate a rotolare con noi. Ciao! Per chi non conoscesse questo, per chi non conoscesse questo, per chi non conoscesse questo classico,